Ben ritrovati! Allora, molto spesso quando beviamo, ci diamo all'alcol, possiamo incorrere certamente in situazioni spiacevoli come questa nel video. È raro quindi pensare che gli alcolici, l'alcol possa indurci in qualche modo ad avere più potenza, più coraggio, anche se effettivamente un po' tutti nei nostri primi appuntamenti amorosi abbiamo cercato di bere per darci più coraggio. L'alcol non è certamente qualcosa da prendere alla leggera e quindi bere con moderazione è sicuramente la strategia migliore. Namo! Ma che fa? Aiuto! Con questa piccola premessa volevo un po' introdurvi i film di cui tratteremo oggi, che utilizzano l'alcol, in particolare il vino come tonico, come bevanda necessaria per avere un potenziamento e per creare delle situazioni incredibili che andremo a vedere oggi insieme. E benvenuti nel mondo di Drunken Master. Sono tanti i film che hanno reso popolare la figura di Jackie Chan nel mondo, ma c'è un film in particolare che ha creato un riferimento culturale e soprattutto una linea da seguire per molti film successivi. Mentre Snake in the Eagle Shadow portava il talento di Jackie Chan alla ribalta, allo stesso modo anche l'attenzione verso un regista e coreografo come Yue Woo-ping, Drunken Master, uscito nel 1978, segna definitivamente un nuovo inizio per il genere tradizionale conosciuto fino a quel momento. Drunkard with internal strength. L'industria di Hong Kong ci ha sempre abituati ad un calderone di cliché continui. L'eroe strafottente che pensa di saper padroneggiare le arti marziali, il giovane eroe incontra qualcuno più in gamba di lui che gli dà una lezione, si ritira in un addestramento forzano lontano da occhi indiscreti, poi torna dopo un po' di tempo, ritrova il tizio che lo ha picchiato e si vendica. Diciamo che grosso modo questo è il canovaccio su cui si poggiano gran parte dei film di Kung Fu, anche se ce ne sono altrettanti con molte variazioni. Drunken Master non cade lontano da questo standard, ma mostra un implemento importante per l'umorismo orientale ed in particolare per la commedia slapstick. Solo qualche anno prima, nel 1970, il western aveva subito la stessa sorte. I film classici, fino ad allora conosciuti, soprattutto gli spaghetti western italiani, ovvero le versioni più crude e spettacolari dei western americani, vennero ricodificati ulteriormente in commedia con un film che fu importante tanto quanto Drunken Master lo fu per i film di Kung Fu. Lo chiamavano Trinità. Film scritto e diretto dal geniale regista Enzo Barboni e che consacrò la coppia italiana Mario Girotti e Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer e Terence Hill. In tutti e due i casi, sia per Lo chiamavano Trinità che per Drunken Master, l'industria del cinema riserverà sempre lo stesso trattamento. Cosa fare quando il pubblico risponde con grande interesse ad un film così? Naturalmente rifare lo stesso film sotto varie forme, cambiando pochissimo e dando vita a epigoni, sosie e quant'altro. I told you I got style. Quindi il destino di questi due film è accomunato sotto molti aspetti. Ma tornando a Drunken Master, la storia ci racconta di un giovane Wong Fei-hong, figura mitologica ed eroe del cinema cinese, medico ed artista marziale, che è stato interpretato tantissime volte nel mondo del cinema e probabilmente uno dei film che lo ricordano maggiormente al grande pubblico è Once Upon a Time in China, interpretato da Jet Li nel 1991. Jackie qualche anno prima ne interpreta una versione più giovane, il suo Fei-hung invece di applicarsi nello studio e nelle arti marziali preferisce una vita più edonista e sregolata insieme ai suoi compagni di studi. Questo implica anche qualche innocente molestia alle giovani ragazze. It's agony. Oh, God, something's in my eye. My eye. See, blow it out, please. Can't you help me? Huh? Can you? Huh? Oh, one more, huh? Inevitabilmente si attirerà le ire paterne e una volta superato un certo limite verrà spedito in punizione da suo zio. Ma lo zio non è una persona qualunque, ma il leggendario Beggar So, un maestro di Kung Fu eremita che padroneggia uno stile di combattimento del tutto particolare
e che diventa inarrestabile se esercitato sotto l'effetto dell'alcol, chiamato appunto lo stile dell'ubriaco. Beccaro non ha dei metodi del tutto ortodossi per insegnare la sua tecnica e quindi sarà divertente vederlo torturare il povero Jackie per trasmettergli la sua arte suprema. L'arrivo del minaccioso Thunderleg, un mercenario assassino senza scrupoli, incrocerà la strada del nostro eroe e potrete immaginare come andrà a finire. Nel film, oltre a Jackie Chan, ci sono moltissimi cameo di compagni ed amici, ma soprattutto vale la pena parlare di Nguyen Siu Tien, ovvero l'attore che interpreta il leggendario Beccaro, padre di ben 11 figli, tra cui proprio il regista e coreografo di Drunken Master, nonché futuro coreografo di film importanti come Matrix, Kill Bill e molti altri, ovvero Yuen Woo-ping. I primi 5 figli erano un vero e proprio clan, conosciuto proprio come il clan Yuen, e hanno collaborato insieme in molte produzioni cinematografiche. Nguyen Siu Tien ha girato molti film come attore e caratterista, ma senza dubbio il ruolo di maggior successo rimane proprio quello del maestro ubriaco. Il film ha definitivamente presentato al pubblico non più la figura stoica e temeraria di Bruce Lee, ma un nuovo archetipo dell'eroe, un protagonista non privo di difetti, una persona che sbaglia come noi, compie tante sciocchezze ma che riesce a redimersi e a usare al suo meglio le qualità dentro di sé. Era inevitabile l'immedesimazione del pubblico nei confronti del personaggio, ma soprattutto lo stupore per l'azione sorprendente che Jackie e Yuen Woo-ping creano per il film, un susseguirsi continuo di combattimenti incredibili e addestramenti ai limiti dell'umano. Listen, your father's paid me well to train you, and I'm gonna do it. E la spettacolarità raggiungerà il suo apice quando Fei Yang apprenderà finalmente la tecnica dei 7 dei ubriachi. L'accostamento di Jackie Chan nei confronti di questi film è totale e dura ancora oggi. Nonostante i più di 60 film che Jackie ha girato nel corso degli anni, la sua figura è accostata quasi sempre a quella del maestro ubriaco. Statue di vario tipo, videogiochi, foto che molto spesso lo ritraggono nella mitica posa del film. Questo fa comprendere ulteriormente il forte impatto iconografico e il solco profondo che ha lasciato nel cinema di arti marziali, anche se nel corso del tempo Jackie si è ritrovato a immedesimarsi fin troppo nel ruolo, come ha dichiarato lui stesso nella sua autobiografia Never Grow Up. Il film è praticamente uscito in tutto il mondo ed è talmente famoso che in Giappone addirittura ha la sua locandina disegnata dal maestro giapponese Monkey Punch, l'autore di Lupin III. Solo in Italia possiamo trovare il suo rilascio direttamente in DVD nel 2003 e mai distribuito prima. Come accennavamo precedentemente e come molto spesso accade nell'industria cinematografica, se un film ottiene un grande successo bisogna riproporre subito la stessa formula. Tralasciando le varie storie con ammiccamenti al film originale o veri e propri plagi, diretti o meno, possiamo identificare il franchising di Drunken Master in una manciata di titoli. Il primo sequel, considerato dagli appassionati ufficiale a tutti gli effetti, soprattutto per gli stessi talenti coinvolti dietro e davanti la macchina da presa, ma senza Jackie Chan come attore principale, è Dance of the Drunken Mantis, inedito in Italia e conosciuto anche come Drunken Master Part 2. Perdendo il protagonista del precedente film, la storia si concentra su Beccaro e i suoi rapporti familiari persi nel corso degli anni. Così scopre di avere un figlio di nome Foggy, adottato da sua moglie. Un altro minaccioso combattente entrerà in scena per rivendicare la supremazia del suo nuovo stile chiamato Drunken Mantis e Beccaro e suo figlio saranno inevitabilmente coinvolti. Il film è praticamente interpretato dal clan dei Yuen, ovvero la famiglia del regista. In questo caso c'è anche uno dei fratelli, Yuen Shu-hee, che interpreta Foggy, il protagonista della storia. Lo avete visto per pochi secondi all'inizio del primo Drunken Master prima di venire ucciso da Thunderleg, e che diventerà proprio un volto conosciuto nei film di questo genere. Il cattivo di turno è interpretato sempre dall'attore Wang Jack Lee, già visto nel film omonimo nei panni di Thunderleg, e il resto del cast è praticamente lo stesso di Drunken Master, insieme a qualche nuova e celebre aggiunta. Nel frattempo Jackie aveva praticamente la carriera spianata e cominciò ad affermarsi anche come regista dei suoi stessi film, cercando di portare un'idea sempre più moderna e personale di commedia action, arti marziali e stunt pericolosi che aumentavano la spettacolarità, ma attenderà ancora qualche anno prima di riprendere il ruolo di Wong Fei-hung. Un altro titolo che condivide più il nome del film originale che nella sua storia è World of Drunken Master, una produzione di Taiwan del 1979, dove Beccaro è l'unico collegamento logico con il film più famoso e il suo interprete originale appare in pochissimi secondi nei titoli di testa per poi essere sostituito nel corso del film da altri attori. Beccaro e il suo amico Fan Ta-pei si incontrano in una locanda e bevendo insieme tornano indietro nel tempo a quando erano giovani e a come impararono in maniera rocambolesca le loro arti marziali.
una sottoproduzione divertente con grandi artisti marziali come per esempio Jack Long. In questi anni le varie produzioni avevano puntato l'occhio sulla formula Drunken Master, nel titolo, nei rimandi più o meno palesi, oppure nell'utilizzo reiterato del maestro ubriaco Beggar So e di altri maestri vestiti come lui in atteggiamenti similari. In pochissimo tempo ne sfornarono uno dietro l'altro per cavalcare l'onda del successo ancora fresca. L'operazione era molto semplice, ovvero speculare sull'enorme successo di Jackie Chan dando vita a una vera e propria Jackie Chan exploitation, più o meno come era accaduto a Bruce Lee e ai suoi numerosissimi plagi e sfruttamenti post morte. I can tell you this, that Bruce Lee is my hero. You're not in the same league. You couldn't get near the man. If you want to be like him, you'll need a bit more. Anche i coreani provarono a mettere a segno qualche colpo con produzioni imbarazzanti e con storie strampalate e popolate da personaggi assurdi e fuori di testa come in Revenge of Drunken Master del 1981. Finalmente arriviamo al 1994, l'anno in cui Jackie Chan, ormai attore famosissimo in tutta l'Asia, capace di muovere produzioni enormi e mai viste nel cinema di Hong Kong, si riprende il ruolo principale di Wong Fei-hong e dà vita a questo sequel ufficiale che è un punto d'incontro tra la vecchia tradizione e la modernità più dirompente. Jackie Chan returns as the Drunken Master. Here's another one. Keep drinking. I due concetti sono espressi prima di tutto da due figure emblematiche coinvolte nel film. Lau Kar-leung, maestro indiscusso del genere arti marziali e regista dei titoli più apprezzati degli Shaw Brothers, che rappresentava la tradizione, e chiaramente Jackie Chan, che era l'evoluzione ineluttabile. Lau Kar-leung, coinvolto in veste di secondo regista, di consulenza, attore, eccetera, si scontrò inevitabilmente con i punti di vista diametralmente opposti di Jackie Chan e i dissapori non tardarono ad arrivare. Allontanato dal set, Jackie poté continuare a lavorare al film indisturbato, apportando il suo tocco del tutto personale. Le scene d'azione sono vorticose, potenti e piene di vigore. Il momento culminante sono le sequenze finali dove il personaggio di Jackie rompe qualsiasi forma di logica, bevendo anche della benzina per diventare ancora più potente e sconfiggere il suo avversario. E questo che vedete è il risultato della battaglia finale nella scena riservata alla versione di Hong Kong, che è tagliata in quella internazionale. Drunken Master 2, oltre ad essere uno dei film più apprezzati e spettacolari di Jackie Chan, racchiude anche lo scontro generazionale e culturale più importante per il genere e che gli attribuisce ancora di più fascino e importanza. L'unico elemento che rappresenta la tradizione è la presenza dell'attore T. Lung, il bello dei film classici degli Shaw Brothers, che interpreta il padre di Fei-hung. Uscito in quell'anno in tutto il territorio asiatico, fu un successo strepitoso nonostante la moda dei film classici di Kung Fu fosse ormai passata da molto tempo. Nel 2000 viene distribuito nelle sale nordamericane con il titolo The Legend of Drunken Master, ridoppiato da Jackie in persona con una nuova colonna sonora e nuovi effetti sonori. Nel 2015 il British Film Institute lo ha selezionato come uno dei 10 film d'azione migliori di sempre. Ma il 1994 non fu solo l'anno del sequel ufficiale di Drunken Master, ma anche di un ulteriore sequel, che ci azzarderemmo a definire non richiesto. Il maestro Lau Kar-leung, dopo l'allontanamento dal set, partecipò come regista ad una produzione messa in piedi in pochissimo tempo per cercare forse di nuocere agli incassi del film di Jackie Chan e al contempo riportare una voce più classica e rispettosa della tradizione nel film. Nacque così Drunken Master 3, un film che con l'originale ha pochissimo in comune, se non per Andy Lau, che apparirà brevemente sempre in quell'anno in Drunken Master 2, e per l'apparizione del padre di Wong Fei-hong. La storia e le sequenze di combattimento purtroppo non furono molto brillanti e il tutto sembrava noioso e poco accattivante per il pubblico. Il film doveva essere la risposta per le rime del maestro accusato di conservatorismo da Jackie, ma sostanzialmente fu un mezzo fiasco. Il film si ricorda anche per la presenza di Giorgio Pasotti, l'attore italiano dell'Ultimo bacio di Muccino. Giorgio, giovane praticante di Kung Fu, era ad Hong Kong per delle competizioni sportive e fece qualche apparizione in alcuni film di Hong Kong, tra cui proprio Drunken Master 3, ed ebbe la fortuna di lavorare contemporaneamente con Lau Kar-leung, Andy Lau e Gordon Liu. Non ne parla molto nelle interviste, ad essere sinceri non ne parla quasi mai. In Italia potete immaginarla anche voi, tende di più parlare per esempio di distretto di polizia.
E questo è tutto, almeno per ora, anche se nel corso dell'epoca moderna ci sono state alcune incursioni della drunken boxing in molti altri film, tra cui lo stesso Jackie, che ha riportato lo stile di combattimento del suo personaggio più famoso in quel bruttissimo film del 2008 chiamato Forbidden Kingdom. I due Fei Hang più famosi del cinema, Jackie Chan e Jet Li, si ritrovarono per la prima volta nello stesso film e addirittura coreografati sempre dal maestro Gue Waping. Purtroppo l'unica cosa bella di quel film erano i titoli di testa. Lo svolgimento della storia, gli effetti speciali digitali e soprattutto Jackie Chan con l'acconciatura rasta non si potevano sinceramente vedere. Forse non era proprio una buona idea affidare l'incontro tra due grandi leggende delle arti marziali ad un regista come quello del cartone animato Il Re Leone. Grazie per avermi seguito fino alla fine, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo, ci risentiamo nella sezione commenti apposita qui in basso, oppure direttamente al prossimo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, è importante. E quindi che dire, alla vostra!